Buongiorno, questo è il secondo video, è la seconda parte, diciamo, il secondo quadrante che andiamo ad analizzare per quanto riguarda la forma breve dei 13 movimenti e come se avete seguito il primo video ci siamo fermati con la frusta che era direzionata verso sud. Quindi direzioniamo la nostra frusta verso sud, quindi noi davanti a noi abbiamo il sud, dietro di noi c'è il nord, alla nostra destra c'è l'ovest, alla nostra sinistra c'è l'est. Il movimento di raccordo è un movimento abbastanza semplice. Si apre la mano destra si apre e scende per andare a formare una sfera. Nel momento in cui scende per andare a formare una sfera, c'è uno spostamento del peso che va sulla gamba destra, perché stiamo facendo un movimento in. Quindi stiamo portando il peso sulla gamba destra. Quindi stiamo formando una sfera posizionando la mano destra verso il basso che si alza verso l'alto, mentre l'altra, che era la frusta, va semplicemente a ruotare per posizionarsi sopra l'altra mano. E abbiamo una sfera abbastanza ampia che deve sempre coprire il nostro corpo. Dopodiché ci spostiamo verso la sinistra, quindi ci spostiamo verso sud per, per praticamente fare il nostro movimento yang. Quindi qui era uno yin, ci spostiamo verso sud e stiamo eseguendo yang. Poi l'altro movimento è un altro yin e da questo momento in poi riprendiamo di fatto tutti i movimenti identici che abbiamo già visto nella prima parte. Quindi alziamo, ruotiamo il corpo alzando il piede sinistro, la punta del piede sinistro praticamente viene mantenuta appoggiata a terra mentre si alza il tallone. Stiamo muovendo il nostro corpo, la nostra anca si muove posizionandosi verso ovest e in questo caso dobbiamo fare in modo che il ginocchio sinistro non ceda insieme all'anca, deve mantenere una direzione contraria al movimento per consentirci di non cedere verso il movimento. Questo piede è libero, il peso sta tutto a sinistra. In questo caso la nostra sfera è sempre davanti a noi e il movimento del piede non deve andare in avanti, ma deve andare leggermente posizionato a destra, di poco, quel tanto che basta per mantenere il nostro spazio della sfera del cavaliere. Posizioniamo quindi il piede a destra e mettiamo peso in modo tale da recuperare questa si posiziona mentre l'altra si posiziona perpendicolare per fuori. La sfera che abbiamo già visto prevede spostamento in avanti, stiamo facendo il yang, spostamento in avanti generato dal spostamento dell'anca e del piede che praticamente va posizionato in direzione sud-ovest. Posizionando così il piede sud-ovest, praticamente si crea uno spostamento del corpo verso ovest insieme, quindi si muovono il braccio destro e il braccio sinistro si muovono spostando la nostra palla. Dopodiché abbiamo il recupero del braccio all'indietro, posizione in, quindi richiamiamo il braccio in posizione in. Questo è esattamente come l'abbiamo visto nella prima parte. Non abbiamo quindi più il peso sulla gamba destra, ma lo stiamo portando sulla gamba sinistra. E con una rotazione dell'anca, mantenendo sempre le due ginocchia opposte che tendono verso l'esterno, ruotiamo l'anca e contemporaneamente ruotiamo anche le braccia che seguono la direzione del movimento e quindi si vanno a posizionare verso sud. A questo punto il movimento successivo è uno yin. In pratica abbiamo il braccio destro che si posiziona orizzontale
il braccio sinistro che si è perpendicolare e la mano sinistra si appoggia tra il polso e la mano in modo tale da creare un premere. In questo caso il premere si eseguirà verso ovest, andando a spostare l'intero corpo verso ovest. L'altro movimento è un movimento di rilascio. Abbiamo visto come la mano va, diciamo, va ad accarezzare, la mano sinistra va ad accarezzare la destra, per poi richiamare le due mani verso il nostro corpo, sempre andando con quel movimento di seduta. Dopodiché, sempre un movimento in avanti, lo yang prevede lo spostamento del peso sempre verso la direzione del movimento. Ora, come ricordate, nel seguito di questo movimento della sfera abbiamo un movimento in che non prevede un grosso movimento delle braccia, ma semplicemente abbiamo un movimento del corpo che va verso l'indietro e che genera lo spostamento del piede che alza la punta mantenendo fermo il tallone sul terreno. Le braccia seguono semplicemente questo movimento. Dopodiché spostiamo il piede sinistro, il piede destro lo spostiamo verso sud, con quella direzione importante del piede che deve essere perfettamente direzionato a sud, quello che già conoscete, e contemporaneamente abbiamo un movimento dell'anca che fa muovere anche tutte le braccia contemporaneamente verso est. Quindi stiamo muovendo verso est. Il movimento verso est termina in modo tale che l'anca sia ben posizionata e direzionata verso sud. Un richiamo del peso ci fa riportare il peso sulla gamba destra in modo tale da consentire un richiamo delle mani, delle braccia, in particolare del braccio sinistro, che dovrà andare a creare una sfera al di sotto della mano che è quella più alta, la quale dovrà essere posizionata in una posizione che noi chiamiamo becco della gru. Il becco della gru vi ricordo che deve essere posizionato al di sopra del palmo della mano. Il peso è tutto sulla gamba destra e quindi di fatto abbiamo una posizione statica e stabile. Il movimento successivo prevede uno spostamento dell'anca, perché è sempre l'anca che si muove, direzionandola verso ovest. E a questo punto possiamo andare a eseguire diciamo, il rilascio della molla che abbiamo caricato facendo muovere il nostro becco della gru verso sud e mentre il nostro piede sinistro si sta alzando con quel movimento da balletto classico, cioè in sostanza gira il piede sulla punta posizionandosi in direzione nord. A questo punto muoviamo il piede nella direzione nord, quindi sud-nord, in modo tale che si vada a posizionare oltre il tallone del piede destro, sempre mantenendo comunque una direzione del piede verso destra. Contemporaneamente il braccio sinistro si alza nella parata. Troveremo quindi in una posizione in cui il piede destro è direzionato verso sud, il piede sinistro è direzionato verso est, il peso è 50 e 50 e quindi abbiamo una posizione stabile con il corpo eretto. L'altro movimento è uno yin, richiamiamo il piede destro a 45 gradi per andare a sud-est e contemporaneamente il palmo della mano sinistra verso est. In questo modo la nostra anca sarà anch'essa rivolta verso est. L'ultimo movimento è un movimento che sposta il peso sulla gamba sinistra, è uno yang, quindi il corpo fa spostare anche
la gamba in modo tale che la gamba non sopravanzi mai, il ginocchio non sopravanzi mai la punta. Elemento di chiusura del secondo quadrante. Ora vediamo l'intera parte, la vediamo intera, completa, per far vedere tutte le differenze, se ce ne sono, rispetto alla prima parte. Grazie televisione e ci vediamo al terzo quadrante.